Amici di Moto.it, ciao a tutti dal Portogallo. Ebbene sì, ci sono dei giorni in cui mi faccio da solo un po' schifo, perché guardate che giornata stupenda. Qui ci sono tutte le Ducati Scrambler 1100 schierate per la presentazione stampa internazionale davanti a questa spiaggia superba nei pressi di Lisbona. Non so bene dirvi dove sono, ma sono circa un'ora di moto ovviamente da Lisbona. E la protagonista della prova è la Ducati Scrambler 1100. Eccola qua. Basta mostrarvi questo paesaggio alle mie spalle, se no scatta un po' di invidia e poi i commenti qua sotto diventano cattivissimi. La protagonista, come vi dicevo, è la nuova Ducati Scrambler 1100, che nel design ricorda ovviamente in maniera molto fedele la Scrambler 800, ma pensate che è tutta nuova perché ha un dimensionamento molto maggiore. Quindi la famiglia si compone della 400 e della 800 che hanno dimensioni generali simili, mentre questa 1100 ha un nuovo telaio, un nuovo forcellone che portano a un interasse maggiorato di 7 cm quasi, per esattezza 69 mm. Infatti vediamo nelle proporzioni che c'è un nuovo forcellone in alluminio, nuovo sellone più grande, doppio scarico sotto codone, e abbiamo chiesto al progettista, al designer Jérémy francese, perché un doppio scarico sulla Scrambler, per richiamare le moto del passato come la Ducati 916, la leggendaria 916, o anche le Monster più recenti. Guardate, doppio scarico però molto moderno, con le cover del silenziatore in alluminio, e qua sotto si vede anche la valvola a comando elettronico sullo scarico. Però vi dicevo che è nuovo tutto il telaio, quindi forcellone in alluminio, telaio sempre a traliccio in acciaio con il nuovo motore Desmo di 1100 cc forte di 86 cavalli a 7500 giri. Proseguendo nella parte superiore troviamo il serbatoio che è stato rifatto, aumenta la capacità di 1,5 litri rispetto alla Scrambler 800 e arriva a 15 litri. Nuovo ponte di comando con la strumentazione tutta inedita rispetto a prima, e anche l'avantreno con la forcella Marzocchi da 45 mm, sull'800 sono 41, e doppio disco che però vedete abbraccia una gomma anteriore più larga, perché non è più il 110 sempre dall'800, ma adesso passiamo addirittura a un 120, quindi misura molto larga anche davanti e sempre larghissima dietro, dove troviamo un 180. Le gomme sono confermate le ottime Pirelli MT60 con questa scolpitura che sembra Rain, ma va molto bene anche sull'asfalto asciutto. Della Scrambler 1100 sono disponibili 4 versioni, 2 versioni base con colorazione grigia o gialla, poi questa versione special e poi la versione sport. Cos'ha la versione special? Vi dico subito che la special ha i cerchi, li vedete a raggi, poi tante cover in alluminio come questa sotto il parafango, tutte le cover in alluminio qui davanti nella zona del radiatore dell'olio, non dell'acqua perché questo è un motore raffreddato ad aria e olio, e poi importantissimo c'è anche lo scarico cromato che non è presente sulla versione standard. C'è poi in più una versione che si chiama Sport, che dispone delle sospensioni Öhlins e del doppio scarico sovrapposto Terminioni, mentre qui, come vi dicevo, c'è un doppio scarico sottosella. La Scrambler 1100 però non pensate che si limiti a una nuova veste estetica con dimensioni maggiori e un motore più potente, e soprattutto con tanta coppia in più, perché arriviamo a ben 88 Nm a 4700 giri contro i 67 Nm a circa 7500 giri dell'800, quindi c'è un balzo in avanti importantissimo a livello di coppia soprattutto. Ma quello che cambia in maniera sostanziale è poi anche l'equipaggiamento elettronico di questa moto, perché la Scrambler 1100, credo unica tra le moto classiche, dispone della piattaforma inerziale, permette di avere il cornering ABS della Bosch, il sistema Bosch 9.1, che lavora abbinato a questo poderoso impianto frenante Brembo con le pinze ad attacco radiale, e guardate che dischi enormi da 320 mm ci sono. Inoltre il motore 1100 dispone anche delle mappe. Abbiamo 3 mappe che hanno dei nomi inediti perché si chiamano Active, Journey e City. Le prime 2 hanno 86 cavalli, quindi full power, mentre la City dispone di 75 cavalli, che guarda caso è la potenza proprio della Scrambler 800. La sella è cresciuta nell'altezza, ma siamo comunque a misure assolutamente accettabili, perché siamo a 81 cm, soltanto 2 in più rispetto all'800. E avvicinandoci alla moto, quello che risalta sono anche le finiture davvero di alto livello. La moto costa tanto perché parte da 12.900 euro per la versione base e arriva a 14.290 euro per questa versione special, e su fino a 14.990 euro per la sport. Però guardate i comandi, le leve sono in alluminio, supporti pedane e passeggero anche questi in alluminio, pance del serbatoio in alluminio, cover in alluminio, nuovi blocchetti elettrici, e nuova è anche la strumentazione che adesso accendiamo.
vedete è ricca di tutte le informazioni possibili e immaginabili, comprese le mappe, livello della benzina, orario, temperatura, luci diurne a LED fondamentale, guardate il faro che ricorda per certi versi quello della X-Diavel, molto bello, parafango in alluminio e tutti gli altri componenti della moto in ferro o acciaio, comprese le cartelle del motore. E questa è una nota che va sottolineata perché la Scrambler 1100 la plastica veramente la bandisce. Pensate che la plastica è presente in pochissimi componenti come l'impianto elettrico, l'airbox, gli specchietti e le frecce a LED. Diciamo pure che si ferma qua perché tutto il resto è metallo, alluminio o acciaio. Ecco, adesso la panoramica sulla Scrambler 1100 l'abbiamo fatta e adesso ci spariamo un'altra panoramica, quella costiera su questa bellissima strada del Portogallo. Partiamo! Ragazzi, inizia qui in Portogallo il nostro test della Ducati Scrambler 1100. Guardate che strade meravigliose a poca distanza da Lisbona. Partiamo dall'ergonomia. La moto è più ospitale per i piloti più alti rispetto all'800 perché la Ducati ha lavorato sul telaio e sul forcellone per avere un interasse superiore di 7 cm. Anche la sella è moderatamente più alta, arriviamo a 81 cm contro i 79 della 800. La moto che sto provando adesso non è la versione base ma è la Special che dispone del manubrio leggermente più basso, però nel complesso anche col serbatoio più largo a cui si ancorano benissimo le gambe, la Scrambler 1100 si rivela davvero abitabile per chi supera il 1,85 m e anche al 1,90 m si può stare davvero comodi. E la sella è ben imbottita e molto larga e di fatto è ospitale anche per il passeggero, quindi è una moto per le gite fuori porta perfetta, allo stile classico, ma poi anche molto comoda. E la comodità abbraccia anche i comandi perché abbiamo una frizione idraulica morbidissima e un cambio veramente dolce. Non c'è l'assistenza elettronica a salire e scendere, ma non serve a niente perché è veramente un burro. Guardate, terza, quarta, quinta, non si sentono neanche le cambiate, idem in scalata, quinta, quarta, terza, seconda, vedete che è veramente dolcissimo. Adesso sono con la marcia bassa e vi faccio sentire anche la progressione del motore, lo faccio scendere a 40 km/h e guardate quanto è pronto questo motore. Ha 86 cavalli, ma quello che conquista è il suo modo di erogare la potenza ai bassi, perché ha una coppia davvero importante di quasi 9 kg a 4700 giri, quindi spinge tanto, spinge bene, e la cosa bella è che non è che spinge e basta, ma permette anche di mettere le marce lunghe e di scendere di giri. Adesso sono in sesta, però uso la quinta visto che sono su un percorso molto tortuoso. Guardate, sono adesso quanta giri a 1900-2000 giri, guardate, senza strappi, in quinta guardate come riprende, in un attimo sono a 4000 giri, proprio perché tra i 2 e i 4000 giri ho il meglio della coppia di questo bicilindrico di 1100 raffreddato ad aria, un motore veramente pronto e molto ricco di coppia ai bassi. Quindi motore e cambio conquistano su strada, anche la frizione è ottima e l'agilità, adesso ovviamente non posso farvela vedere perché è un tratto rettilineo, l'agilità è un altro punto di forza della nuova Scrambler 1100 perché è una moto molto agile, sella bassa, peso contenuto, pensate che col pieno di 15 litri, tra l'altro pieno aumentato rispetto a prima di 1,5 litri, bello, arriva tra le curve. È una moto agilissima, qui l'asfalto del Portogallo non è perfetto, però le Pirelli MT60 molto scolpite danno un ottimo grip, danno tanta aderenza, quindi si può usare anche in curva. E guardate, veramente la moto è agilissima, tra le curve si guida col pensiero, va davvero bene. Adesso dietro non ho nessuno, vi faccio vedere anche la frenata. Vi ricordo, la frenata ha il cornering ABS perché c'è la piattaforma inerziale con l'impianto Bosch 9.1. Frenata, guardate, prontissima, mi sono fermato in pochissimi metri.
e poi sentite la risposta del motore. Adesso rallentiamo perché c'è un limite, perché inizia il tratto più bello, quello delle curve. Guardate la moto come risponde fedelmente ai comandi del pilota, scende in piega, decisa, solo col pensiero, non pesa veramente niente. Qua vi dicevo, l'asfalto non è un granché, è molto liscio, senza buche, però non ha tanto grip. In ogni caso l'agilità della Scrambler 1100 è notevole, appena inferiore rispetto a quella della 800, però ripaga con tanta solidità in appoggio e una ottima stabilità anche quando la velocità cresce. Proseguiamo su questo tratto di strada, attenzione ai massi, vi ricordo sempre non invadete l'altra corsia, ma cullate la moto tra le curve, perché il bello proprio è sentirla svoltare, perché c'è tanta guidabilità e un'ottima tenuta di strada. Adesso sto usando la mappatura Journey, come la chiama Ducati, quindi potenza massima 86 cavalli, DC3, controllo di trazione sul livello 3, ed è la mappa che mi è piaciuta di più. C'è anche quella più sportiva, la Active, però rende il motore piuttosto brusco, preferisco questa. Inoltre abbiamo City che riduce la potenza a 75 cavalli, quindi perfetta in città o col bagnato. Però guardate tra le curve come veramente questa moto piega tanto, è un comportamento quasi da monster, vedete? E il motore spinge molto, 86 cavalli con questa coppia sono un valore ottimale, perché la nostra Scrambler pesa veramente poco. Torno sulla frenata per parlarvi di quello che forse è l'unico limite della Scrambler 1100, mi riferisco al comando anteriore. C'è tanta potenza e un ottimo controllo nella guida sportiva, quando invece siete impegnati nella guida più rilassata, magari col passeggero, il primo attacco del comando è un po' brusco, però non è una cosa drammatica, basta soltanto prendere un attimo confidenza con la leva, perché vedete quando attacco c'è la risposta un pelo brusca. Il comportamento delle sospensioni è molto valido, consideriamo che la Scrambler non è una multistrada enduro, quindi non ha tanta escursione, però questo si è fermato in un posto veramente da pazzo, vi dicevo non ha tanta escursione, però c'è un'ottima idraulica, perché la forcella soprattutto scorre molto bene, quindi permette di assorbire bene i colpi e i contraccolpi sull'asfalto rovinato. Discorso diverso invece per il mono, che è un po' più rigido, ma d'altra parte deve sopportare anche il peso del passeggero per il momento, e non dei bagagli, perché le borse arriveranno, le borse flosce, in un secondo momento, quindi renderanno questa Scrambler 1100 adatta anche a delle belle gite fuori porta di qualche giorno con il passeggero. La borsa da serbatoio invece è già pronta nel catalogo Ducati, che è molto molto ricco. La cosa più bella di questa moto però non è tanto tirarla nel misto, o meglio, quello è divertente, perché ha una resa ottimale di tutto il sistema motore ciclistica e gomme, però la cosa più bella è trovare una strada come questa sul lungomare. Certo che il Portogallo è un po' lontano, magari trovate una strada in Italia più comoda, mettersi in quarta o in quinta e trotterellare con un filo di gas. Sella molto comoda, manubrio largo, vedete come ho le spalle dritte, quindi tanto comfort. Le vibrazioni ci sono sul manubrio, ma soltanto quando superate i 5000 giri. E guardate com'è bella la risposta del motore, sono a 3000 giri e questo è forse il motore Desmo raffreddato ad aria più dolce di sempre, ed è molto bello il rumore allo scarico della versione standard di serie col doppio scarico sotto codone. Quindi brava Ducati, con questa Scrambler 1100 hai fatto un gran bel lavoro. Se soltanto la frenata del comando anteriore fosse un pelo più dolce saremmo veramente ai massimi livelli, perché c'è un ottimo comportamento stradale con delle finiture al top. La prova della Ducati Scrambler 1100-2018 finisce qua, ve la mostro ancora perché questa moto è curata in ogni dettaglio ed ha finiture pazzesche. Ora la lascio tutta per voi nei commenti sul canale YouTube di Moto.it e ovviamente su Moto.it.